Sai una cosa? Tu non mi dispiaci. Hai il fisico giusto. Le spalle, soprattutto, le spalle sono importanti, sai? Per dare questa idea di uomo robusto. Poi hai due occhi vigili, come quelli di una preda che vuole sopravvivere. Gli occhi delle antilopi, per esempio. Animali che hanno nel DNA il destino di essere dati in pasto ai leoni. E di scappare per sopravvivere. Sei mai stato allo zoo? No, mai signore. La nostra serata sarà una specie di zoo. Una esibizione di animali rari, una caccia alla volpe. Poi la tua pelle non è troppo chiara. Il pallore è meglio evitarlo, sai? Nulla, dico nulla, che possa anche solo lontanamente suggerire un cattivo stato di salute. Il pallore, per esempio, è molto compromettente. Da dove hai detto che vieni? Dal Brasile, signore. Dal Brasile. Merda, questa non ci voleva. Ah. Senti, ricordati di tacere questo particolare. È fondamentale, inventati qualcosa di sensato. Riproviamo. Da dove vieni? Italia, vengo dall'Italia. Sì, ma la città. Devi essere più preciso quando faccio le domande. Più preciso. Da dove vieni? Da Roma. Perfetto. Età? 25. Sì, ma la lingua? Dico, l'italiano lo parli o no? Perché rispondi sempre a monosillabi? Sei in grado di fare un discorso di senso compiuto? Io vivo in Italia da quando avevo 7 anni, parlo benissimo l'italiano, nessuno... No. Intendevo dire, se sei in grado di sostenere una vera e propria conversazione. Si tratterà per lo più di argomenti superficiali, ma la maggior parte dei presenti saranno persone colte, gente che si annoia subito. E noi non vogliamo farle annoiare, giusto? Per questo devi intrattenere le persone anche con la conversazione, mi spiego? Io però non credevo che si trattasse di parlare, pensavo... Certo, ma neanche di restare zitti. Lo sai o no che chi non parla mai nasconde sempre qualcosa? È per questo che i muti non mi piacciono. Se tu te ne stai zitto in un angolo e non dici una sola parola, io ti pago inutilmente. Ho ragione o no? Sì, ha ragione, signore. Sono tanti soldi o pochi? Tanti, signore. Sai una cosa, tu sei arrivato fin qua, hai superato gli altri colloqui, vuol dire che sei molto convinto. Sì, ma io la voglio vedere, questa convinzione, altrimenti per me è un no. Io sono convinto, signore. Non si direbbe. Le assicuro che sono molto convinto, altrimenti non sarei qui. E me la devi mostrare bene questa convinzione. È la cosa più importante di tutte. Adesso sembri spaventato. E lo capisco, va bene. Ma se sei spaventato ora, e siamo qui seduti a un tavolo, in amicizia, si potrebbe dire, che cosa potresti fare quel giorno? Io ho bisogno di sapere che tu sei una persona molto affidabile, che non mi fai brutti scherzi, che quel giorno sarei pronto a partecipare senza resistenze, intesi? Sì, signore. Beh, a quanto pare sei qui grazie alle ottime referenze del dottor F. E la cosa mi sorprende. Sì, perché il dottor F è sempre molto scrupoloso nella scelta delle persone. Lui ha fiuto. E quelli portati dal dottor F non creano mai problemi. Però tu non mi sembri il tipico prodotto del dottor F. Io le assicuro che non le creerò problemi, signore. Tu sei un tipo da tatuaggi, vero? Ripeto la domanda. Per caso hai, in una qualsiasi parte del tuo corpo, uno di quegli orribili tatuaggi da carcerato sudamericano? No. Ah, no? No. Niente farfalline sul culo? Niente. Niente foglie di marijuana o nomi di gang mafiose? Ne ho soltanto uno ed è piccolissimo. Spogliati. Anche tu.
po' troppo secca. Direi. Hai cicatrici o tagli? Fa vedere le braccia. Sai, io sono abituato a perlustrare la carne di quelli come te. Di solito vi piace farvi marchiare come vacche al macello da disegni disgustosi, decorazioni tribali, nomi di madri puttane o animali feroci. Ah. Vabbè. Di più. Sì. Oh. Eccolo qua. Fernando. Ah, è il nome di tuo figlio. È per lui che lo fai, vero? Voglio che abbia una vita migliore della mia. Lui se la merita. E il piccolo Fernando è sano? Sì, è nato prima. Oh, ma che colpo di fortuna, eh? Con un padre così. E la madre? Che fine ha fatto? Non lo so. Ha abbandonato il figlio. Se n'è andata. Dai, con un altro? O forse non le piaceva stare con uno che se lo fa mettere in culo. Capiva perché ero costretto a fare una cosa del genere. Sì, e anche il piccolo Fernando lo capisce. Lei non è qui per giudicare il modo in cui io cresco mio figlio. Lei è qui per valutare se io sono idoneo per questo lavoro. E io sono idoneo. Quindi se le piaccio, lei mi sceglie, mi dà i miei soldi e io non la deludo. Né lei né nessuno dei suoi clienti. Vedi, il fatto è che io non sono nella tua situazione e non ci voglio essere. Certo, tu mi dirai che sei stato sfortunato, che il buon Dio ha dato a me una vita di serie A e a te una vita di serie B e non posso darti torto. Però, ecco, il fatto qui non è come ragiona Dio, no? A me non me ne frega un cazzo. Il fatto è che tu sei in una situazione e io sono in un'altra. Il perché sia successo non mi interessa. Tu speri di essere scelto, io scelgo. Tu mi supplichi, io ti insulto. Tu obbedisci, io comando. Tu ti spogli e io ti guardo mentre ti umili. Non c'è giustizia, certo, ma le cose stanno così. È chiaro? Sì, signore, sì. Rivestitevi. Frequenti qualcuno adesso? O hai rapporti occasionali? Sì, ogni tanto. Ma sono soltanto donne. Sì, ma quando lavoravi come escort andavi più volentieri con gli uomini. No, era solo per lavoro. A me non piacciono gli uomini. Certo, a me non interessano i dettagli della tua vita privata, va bene? O se ti piace scopare o prenderlo in culo. Mi interessa sapere quanto te ne frega della vita degli altri. Se sono qui è perché la vita degli altri è meno importante della mia e di quella di mio figlio. Oh, finalmente! E lo vedi che ci capiamo? Amico mio, se io ti scelgo e tu accetti, vedi, un giorno potresti essere preso dai sensi di colpa. La coscienza si risveglia e... Esisto? E sono venuto a punirti. E che so, un giorno potresti iniziare a sentire il peso delle vite degli altri o lo Spirito Santo che bussa alla tua porta nel cuore della notte e ti dice che andrai all'inferno. Bene, tutte queste cose qui sono stronzate. Voi dovete dormire sonni tranquilli e dimenticare. Sapete perché? Perché nessuno dei presenti è obbligato a partecipare. Loro vogliono partecipare. Hai idea di quanto pagano? No, signore. No. E tu hai idea di quanto pagano? No, signore. Beh, sicuramente è molto più di quello che pensate. Quello che conta quando si accetta è che si passa un confine.
E una volta passato quel confine non si torna indietro. Non si fanno stronzate, non si spendono i soldi tutti subito. Non si parla, non si canta. L'unica cosa che si fa è dimenticare. Beh, allora questo è un accordo di riservatezza che dovete firmare. Per quanto mi riguarda le vostre firme valgono meno di zero. Però comunque sia, firmate. Bene, ora tu siediti laggiù. Voglio parlare con la ragazzina. Dai, ragazzina, stai tranquilla, eh? Mi sembri piuttosto preoccupata. Ho già detto che i muti non mi piacciono, eh? Sì, perché loro nascondono sempre qualcosa, sì, sì, sì. Oh, ma lo sai che tu mi ricordi qualcuno? Solo che non riesco a capire... Ah! Cazzo, sì, 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 è perché sei così pallida, sì. Come quell'altra ragazzina che avevamo scelto, sembrava una statua di marmo, bianchissima, pallida come la morte. Tant'è che nessuno la voleva avvicinare, avevano paura. Perché lei ce l'aveva scritto in fronte, che era quella maledetta, che non voleva più stare nel mondo dei vivi. Ma a me non interessano i morti, mi interessano quelli che lottano per sopravvivere. Io sono così, signore. Lotto per sopravvivere. E la vita degli altri è meno importante della mia. Beh, lo vedi che ci capiamo subito. Quanti anni hai? 24. 24. Allora sei grande. Sembri così piccola a vederti. E come mai una ragazzina così a modo come te è finita qui con lui? È stato un incidente. Cioè? Una scappatella. Un tradimento con la persona sbagliata. Un tradimento, eh? E da piccola non te l'hanno mai detto che queste brutte cose non si fanno? Lo fanno tutti. Aspetta, forse ti ha tradito lui. Importa? Beh, importerà il giorno del giudizio. Sai, un tradimento sulla coscienza, una macchina. Se lei oggi sceglie me avrà qualcosa di peggiore sulla coscienza. No! Io ho già spiegato al tuo amico qui che la coscienza non ci interessa. O non eri attento? Infatti è così. Non mi importa della vita degli altri. Hai mai partecipato a un orgio prima d'ora? No. E hai avuto altri rapporti occasionali dopo che l'hai scoperto? Non ancora. Perché? Ho avuto altro da fare. Hai provato ad avere una vita normale? Non è così difficile. E come sta andando? Ci sto provando. Basta fare quello che diceva lei. Dimenticare. Nessuno se ne accorge, solo io lo so. Brava ragazzina. Tieni. Ti sembra di essere come tutti gli altri, vero? Sai, prendi il tram tutte le mattine, vai al supermercato, al cinema, compri le patatine fritte in un baracchino da 4 soldi e quel sapore truce di olio scadente ti piace. Come piace a tutti gli altri. Sì, ma che cosa vedi attorno a te? Persone normali. E ti sembrano tutte insopportabili, ti fissano. Come se fossero lì per giudicarti, o sbaglio?
Io non sono diversa. E poi oggi non è più come prima. E non mi importa di quello che pensano gli altri. Convincente, ragazzina, devi essere più convincente, più cattiva. Ma che cos'hai da perdere ormai? Non la senti quella cosa che ti scorre nelle vene, che ti avvelena giorno dopo giorno? Non la senti? Dimmi cos'è. La malattia. No! No, no. È la cattiveria. Il tuo antidoto alle ingiustizie. Devi essere più cattiva, ragazzina, sì. Perché questa beffa del destino non ci voleva. E ora l'unico modo che hai per andare avanti è essere più cattiva. Forza! E fammi vedere quanto sai essere cattiva con gli altri, eh? Perché fra voi due scegliono solo il più cattivo. Di sicuro sono più cattiva di lui. Lui è un padre, darebbe la vita per suo figlio. Lui è debole, io no. Giusta osservazione, eh? Cosa hai da dire, ragazzo? Io per mio figlio farei qualunque cosa. Anche essere cattivo, cattivo con gli altri. Giusto, ben detto, lo vedi? Lo vedi, lui lo fa per suo figlio. E tu perché lo fai invece? Non ho ancora capito. Perché voglio quei soldi. Sì, va bene, ma lui lo fa per suo figlio. Dai, avanti, guardalo. Non ti importa nulla del suo povero bambino innocente. Non è figlio mio. Ah, quindi i bambini non ti fanno tenerezza? No. Brava. E a te, Miguel? Questa ragazzina per bene, non ti fa un po' pena? Oh, allora... No. No, cosa? Non mi fa pena. La sua vita non è un problema mio. No, avanti, dai, lo stai dicendo soltanto per compiacermi. Cioè, un padre di famiglia come te non può essere veramente così cattivo. No, signore, dico la verità. È tutta la vita che sopravvivo. Se voglio continuare a farlo, devo pensare soltanto a me stesso e a mio figlio. Gli altri non mi servono. Quindi pensi di essere migliore di lei? Più adatto al nostro scopo? Sì, certo, signore. E perché? Perché conosco il mio lavoro. So come piacere alle persone. E poi non è diverso da quello che ho fatto molte altre volte. È solo un lavoro come un altro. Io ricevo dei soldi in cambio di una prestazione. Quello che rende diversa questa serata non è un problema mio. Allora lo vedi che quando vuoi sei capace di parlare? E che cazzo, adesso sarà più difficile decidere, no? Scelga me. Io sono una donna. Sono capace di dissimulare. Nessuno potrà indovinare cosa penso e chi sono. Posso compiacerli. Posso fingere qualsiasi cosa. Le risate, le carezze, gli sguardi, gli orgasmi, tutto. So che ne sono capace. Sono da sola. Non ho figli. Non mi importa più niente della mia dignità. Non mi interessa se la gente mi guarda per strada. Per me è finita. Io voglio solo guadagnare quei soldi. Non mi importa se faccio diventare qualcuno come me. Anzi, io lì ci voglio andare. E sono sicura che mi piacerà. Io voglio essere diversa. Mi piacerà essere diversa. E piacerà anche a loro. Ben detto. Oh, parole sembri brava. E sentiamo, visto che sembri così decisa, che cosa fai nella vita? Studi? Studiavo. Ah, all'università? Sì, mi ero appena laureata. Complimenti. E che studiavi? No, aspetta. Aspetta, voglio indovinare io. Tu sei una di quelle ragazzine che ha studiato una cosa importante, eh? Sai, una di quelle cose importanti che studiano le ragazzine sensibili e intelligenti come te, no? Tipo... lettere. No, aspetta. Filosofia. Meglio. Com'era? Storia dell'arte. Sì. E allora ti mantengono mamma e papà. Sai, gli studi, i vestiti nuovi, la vita. Ti sei permessa di studiare qualcosa di inutile. Probabilmente il tuo più grande problema finora è stato come arrivare preparata ad un esame. Questa sì che è una vita difficile, vero Miguel? Vogliamo chiedere al nostro buon Miguel un esempio, che ne so, la prima cosa che gli viene in mente, la cosa più difficile che hai dovuto affrontare in quest'ultimo periodo, Io non saprei, cioè... Dai, forza, non essere timido, dai! L'altro giorno non avevo i soldi per fare il vaccino a mio figlio.
soffre di più diventa più cattivo, mi sa che il nostro Miguel è in vantaggio. Non credi? Sei proprio sicura di essere quello che sto cercando? Ne sono sicura. Perché? Perché ora sono qui. Perché non sono più quella che ero prima. E so di essere capace di fare le cose che lei mi chiede. Forse ero una persona cattiva anche prima. E non me ne sono mai accorta. Quindi pensi di essere molto combattiva? Sì, signore. Ne sei proprio sicura? Certo. E sentiamo, come avrai intenzione di comportarti quando un vecchio porco si avvicinerà a te pieno di cattive intenzioni? Lo saluterai? Lo bacerai? Sì. E ti farai toccare da lui? O ti verrà da vomitare solo a sentire il suo fiato addosso a te? O magari ti verrà da piangere? Penserai che vorrai scappare, vorrai tornare dalla mamma? Farò quello che devo fare. E cioè? Che cosa farai? Ti spoglierai? Mi spoglierò. E come? Come quando vai dal medico? No. E quindi come? Mi farò spogliare come piacerà a lui. E se mi va lo guarderò in modo provocante mentre mi tolgono i vestiti. Oppure mi spoglierò da sola, se capirò che a lui piace guardarmi mentre mi spoglio. E non ti farà schifo? Lo farò comunque. Magari non sarà uno solo, saranno in 10. Uomini, donne, giovani, vecchi, brutti. O se sei fortunata saranno bellissimi. Sai, a volte i ricchi sono molto belli, però saranno pur sempre un branco di depravati. Il nostro Miguel qui li conosce bene. Lui ha un ottimo curriculum nel mondo dei pervertiti. Sa che cosa fare. E tu invece? Che cosa sai fare che sei solo una ragazzina, vero Miguel? Sì, signore. Lei non ha esperienza. Io ho avuto a che fare con ogni tipo di donna e uomo. So come soddisfarli, so come si fa a far finta che ti piaccia. Sono io quello che cerca, signore, lo sa anche lei. Questa ragazzina sarà andata a letto con un uomo, sì e no, 10 volte in tutta la sua vita. Questo lo dici tu. Ehi, ragazzina, stai tranquilla, Se fosse soltanto una questione di esperienza, il nostro Miguel avrebbe già vinto. Tu non hai mai partecipato a un colloquio di lavoro in vita tua, vero? Perché se ne avessi fatto almeno uno, sapresti che devi vendere la tua unicità. Lui ha l'esperienza, tu invece hai la tua inesperienza. In altre parole, sei insospettabile. Mi sono spiegato? Sì, signore. Bene. Se invece vuoi dei consigli su come doversi comportare in un'orgia, ti conviene chiederli al nostro amico sudamericano, sempre che lui voglia dare dei consigli alla sua rivale. Non mi servono i suoi suggerimenti. Non ho comunque intenzione di darteli. Signore, questa ragazzina le sta facendo perdere tempo. Beh, facciamo così, Adesso lo scopriamo subito. Facciamo un bel gioco tutti insieme. Tu, vieni qua. Vabbè, ma ti sembra il modo di venire vestito ad una festa così esclusiva? No, ti serve qualcosa che metta in risalto le tue belle spalle che mi piacciono tanto, Allora, prova queste. Le scarpe lì. Tu in piedi. A te serve un vestito che non ti faccia sembrare una bambina, invece. Che taglia porti? 38. 38. No. Ecco qua. 38. Tieni. Prova e metti le scarpe lì. Intanto vi spiego le regole del gioco. Allora, siamo tutti invitati a questa meravigliosa festa. Il posto sembra bellissimo, ci sono vestiti stupendi, tappeti rossi e macchine sportive come voi non ne avete mai viste. Ecco, non sentite questo strano odore, questa puzza di marcio? È perché in realtà siamo allo zoo o al circo. E adesso noi parliamo di cose raffinate, beviamo calici di vino e ridiamo delle nostre vite ridicole nelle quali non esiste nessun problema. Oppure parliamo di politica estera o di finanza, in quel modo vago che ci piace così tanto, solo per passare un po' il tempo, per conoscerci un po' e capire se ci piacciamo. Non ci interessa veramente di questi argomenti futili. Ci stiamo solo annusando. Parliamo
di quella banca che è fallita lo scorso mese, o di quanti poveri risparmiatori si sono uccisi quando sono rimasti senza un soldo. In realtà stiamo solo dicendo che la nostra vita è vuota e che vogliamo scopare per distrarci un po'. Bene, ora voi siete come loro. Vi muovete come loro, respirate come loro. Siete degli dei e vi piace scherzare con la morte perché la morte non vi riguarda e non mi interessa se tutta questa roba vi sembra una farsa. Dovete essere credibili, dovete divertirvi. Fate un po' vedere. Beh, decisamente meglio, no? Piacerai a tutti vestito così, vedrai. Sta dritto con sta schiena. Ho detto che non devi essere sciatto. Adesso sei come loro, ti muovi come loro. Sei immortale, Ricordatelo. Sì, signore. E non mi chiamare signore. Siamo dentro il gioco adesso, no? La giacca. Bellissima festa, vero? Fortunatamente la musica non è troppo alta, così si riesce a parlare un po'. Ma che ne dice? Portiamo un bicchiere a questa signorina che è rimasta da sola. Certo. Cosa aspetta? Sorrida. Grazie. Oh, avanti, questo le sembra un sorriso. Sorrida di più, dai. Ma a me non piace molto sorridere. Beh, fai finta, no? Sulle vostre schede c'è scritto che avete ottime capacità di improvvisazione. Quindi le dovete usare, mi spiego? E se guardami negli occhi mentre sorridi. Oh, non ti mangio mica, Non devi sembrare una bestiolina impaurita. Ora sei come Afrodite. Tu giri per le sale della villa e tutti gli uomini e le donne si sentono attirati se tu le guardi, perché loro vogliono solo perdersi. Hai capito? Sì. Bene. 5. Vi spiego come si fa e dovete imparare in fretta. Si inizia una conversazione breve su qualsiasi argomento e se le cose vanno bene, si scoppa. 2, 3, 4, quello che capita, insomma. Voi non dovete mai chiedere il nome di nessuno e né dire il vostro. Avanti, comincia tu. Raccontaci qualcosa e cerca di sedurci mentre lo fai. Ma che tipo di cosa? Ma una qualsiasi cosa. Pensa a come fai con i tuoi clienti altolocati. Oh, Miguel, stiamo aspettando. Le piace questo champagne, signorina? Perché no? Sa, un mio socio beveva champagne tutti i giorni al posto dell'acqua. Ha fatto così per 20 anni. Dicono che è per questo che è morto. No, lei non ci sta probabilmente. Al contrario, è morto felice. Diceva di volersi bere tutti i suoi soldi in champagne prima che arrivassero ai nipoti. Molto astuto. Direi che alla fine ce l'ha fatta. E se lei dovesse scegliere come finire i suoi soldi, che cosa deciderebbe? Cercherei di battere il record del mio socio. 30 anni di champagne. Lei invece? Io pagherei i migliori assassini per ammazzare tutte le persone inutili. Si sta già abbastanza stretti nel mondo, non trovate? Dice così soltanto perché non ha mai ammazzato nessuno. E lei sì. E chi lo sa? Lei è davvero crudele, signorina. Voi perché? Il mondo è pieno di persone che possono piacerle. Solo che lei non lo sa ancora. Ma a me diverte essere un po' crudele. Sono sicuro che la cosa diverte anche i suoi fortunati amici. Che cosa intende? Vede, di solito le donne che fanno la voce grossa a letto sono docili come animali domestici. Ma che cosa ne sa lei se mi piace essere comandata oppure comandare? Possiamo scoprirlo insieme. Stringi le polsi dietro la schiena ora. Come per tenerla ferma.
Falle un po' male e continuate la vostra conversazione in questo Ma modo. non penso che a Ho lei detto va... che devi farlo, va bene? Ah. Ecco, vedi? Le piace? Chiedile se le piace. Ti piace se stringo? Non così! Devi essere credibile, non devi provare pietà per lei. Ti piace se stringo così? Ci diamo del tuo adesso. Ti ho chiesto se ti piace. Dovresti stringere più forte, così non mi fai niente. Allora ti diverti a soffrire. Solo per gioco. Così va meglio? Così va meglio, grazie. Sì. Adesso girala. E mettile una mano alla gola. Fai finta che te l'abbia chiesto lei. Dimmi se ti faccio... Oh! Ho detto che te l'ha chiesto lei. Sì, va bene, va bene. Adesso mettila in ginocchio, tenendola per i capelli. Sì, Miguel. Proprio quello che ti hanno chiesto di fare milioni di volte. Sì, va bene, dai, basta così. Cazzo, ma veramente. Adesso fate il contrario, eh? Sei tu che fai del male a lui. Qualunque cosa tu decidi di fare, lui se la lascerà fare, chiaro? Mettiti in ginocchio. Mettiti in ginocchio subito! Ah! Ti piace quando una donna ti tiene sotto controllo, vero? Ora vai giù! Stiamo solo giocando. Sapete, ho sentito che nella sala degli specchi fanno un gioco con le corde in cui ci si fa un po' male. Sono in 4 e cercano altre 3 persone. Le andrebbe di unirsi a me? Con piacere. Bene. E a lei? Certo! Lo sai perché prima ti chiedevo se avevi mai ammazzato qualcuno? Grande fortuna. Sì. Basta, lascialo. Oh, lascialo! Perché alcuni assassini dicono che ammazzare qualcuno con le proprie mani provochi una sensazione simile all'orgasmo. Oh, però. Non pensavo che delle manine così sottili potessero stringere così forte. Quello che fate qui è come uccidere. E voi dovete guardarli negli occhi mentre li contagiate. E dovete farlo a cuor leggero. Se sarete bravi riuscirete perfino a provare piacere, eh? Chi lo sa? State nel gioco. Sei davvero intraprendente, lo sai?
Spero che ti sia piaciuto almeno quanto è piaciuto a me. Voi donne avete sempre una carta da giocare quando si tratta di fare del male a un uomo. Ti hanno fatto del male in molte. L'idea ti divertirebbe tanto. Forse la ragazza sta suggerendo che vuole proporsi come cura per tutte le tue sofferenze. Perché no? Vediamo un po' che cosa ha da proporre. Usa la fantasia. Magari ti viene in mente qualche bella idea. Sei davvero sorprendente. Hai meno di 30 anni e hai già finito con la fantasia. La fantasia l'abbiamo esaurita. Non possiamo più inventare niente di nuovo. Possiamo solo ripetere e ripetere. E non ti va più di osare? Non ho detto questo. E allora dimostramelo. Sai perché siamo qui? Perché ci dai brividi. Come buttarsi da un aereo con il paracadute. Come buttarsi senza paracadute. Davvero divertente. E se la persona diversa fossi io? La cosa ti ecciterebbe? Sì, mi ecciterebbe come scopare con un cadavere. Ad alcuni piace. Sicuramente a quelli che hanno più fantasia di te. Tu chiami fantasia la perversione? Se siamo qui vuol dire che siamo tutti un po' perversi. Non no? siamo perversi. Vai, scappi. Siamo solo Hai infelici. paura? Io non ho paura. Ah, no. Io lo so come si fa ad interrompere questo continuo ripetere. Come si fa? La malattia. Che cosa? Noi siamo qui perché invidiamo chi è malato. Tu pensi che sia solo un gioco, vero? Tu pensi che invidiare un malato sia soltanto un Sì, gioco? va bene, basta così. Senti, tu devi stare tranquilla. Lo so che sei arrabbiata e questo mi piace. Però ti devi controllare, chiaro? Siediti. Soprattutto, tu quella cosa non la devi mai nominare. La malattia è un tabù che non va mai menzionato. Tutti sanno il perché sono lì, ma nessuno vuole che gli venga ricordato. Loro vogliono solo abbandonarsi alle sensazioni. Mi sono spiegato o no? Sì, signore. Vedete, per loro è come un rito. Un rito che celebra la morte e la disperazione della vita. E uno di voi due farà parte di questo rito. Mettetevi bene in testa una cosa, voi non siete la vittima sacrificale. Voi siete il sacerdote che celebra il rito. È tempo di nuove divinità. L'autodistruzione, il disprezzo della vita, la malattia. Tutte cose che combattono la noia e rendono la vita stessa più eccitante. E sapete perché? Perché il benessere vero li ha annoiati. Non sanno più che farsene. Allora la vita sembra un gioco. Anzi, per loro la vita è un gioco. E finché non si spingono più vicini al confine con la morte, non si rendono conto che è tutto vero e che il dolore esiste. Questo rito serve a ricordarglielo. Pronto? Salve signore, sì. Sì. È tutto a posto. Abbiamo quasi finito. Sì. Sì, con la ragazzina e il sudamericano. Certo, 50 ospiti, è tutto confermato. Sarà ancora meglio dell'altra volta, sì. Costumi e maschere per tutti, sarà una grande festa. No, non li possiamo scegliere entrambi. Signore, la regola dice che ne serve uno solo, io non posso. Signore, d'accordo, devo aspettare solo un secondo. Ragazzi, vi lascio solo un momento, eh? Ah, non vi ammazzate a vicenda, per favore.
dispiace. Cosa? Ho detto che mi dispiace. Ma per favore, siamo nella stessa situazione, a me non dispiace per te. Cercavo solo di dire la verità. E a me che cosa importa di quello che pensi tu? Voglio essere presa io, non siamo amici. Non dovresti farlo. Ah, e tu sì invece? Ma ci hai pensato bene? Cioè, dico, ci hai pensato veramente? O sei solo troppo arrabbiata con tutto e tutto? Ma si può sapere che cosa vuoi? Non siamo obbligati a parlare. Sto solo cercando Stai di... cercando di farmi cambiare idea. Scusa, tu pensi che qui quello debole sia io? Infatti è così. No, e non è quello che pensa il signor T. Ti sbagli, l'ho quasi convinto e si vedeva. Ok. Tornerà dicendo che ha scelto me. Tu non sei stato molto Ma convincente. guardati! Cioè, guardati, tu non c'entri niente con quelle persone. Al signor ti piace la mia cattiveria. No, guarda, a lui non importa se tu sei veramente cattivo, se dopo che lo fai sei a posto con la coscienza. Lui vuole solo che stiamo zitti. Se tra qualche anno ti ammazzi perché ti senti in colpa, a lui non gliene frega niente. Non succederà, grazie. Tu non hai mai partecipato a un'orgia, non hai idea di che cosa succede laggiù. Mi credi così ingenua? Dico solo che non è bello. E allora? Non ti piacerà! Mi prendi per scema. Ma che cosa vuoi che succeda in un'orgia? La gente scopa. Solo che in quest'orgia ci sono dei ricconi così annoiati dalla vita che solo la paura della morte li fa arrapare. Piano. E hanno bisogno di quelli come noi per divertirsi un po'. Noi non li facciamo divertire. Invece sì, ci vestiranno come leoni addomesticati. Non c'è niente di divertente in questo gioco, lo vuoi capire? Vai a chiederlo a loro. Sono loro che ci mettono i soldi, hanno tutto il diritto di decidere come li vogliono spendere. Questo è il punto. Senti tu. Miguel. Senti Miguel. Piacere. Il punto non è che dobbiamo farli divertire. Il punto è che dobbiamo solo ricordargli che la morte esiste, tutto qui. Così le loro vite continueranno ad avere un senso. O almeno è quello che credono loro. E invece non è così, giusto? Secondo te? Certo che no. Chi di loro prenderà la malattia si sveglierà in un mondo molto più brutto di quello che conosceva. Ma tanto loro hanno i soldi e continueranno a far finta che non sia successo niente. Quelli che resteranno sani si sentiranno sollevati, per un po' di tempo daranno valore alla vita e poi torneranno ad annoiarsi. Però, ne sai di cose sui ricchi. E tu? Da quanti ricconi ti sei fatto scopare? Tu non ne sai niente di quello che faccio Ma io. che cosa vuoi che ci sia da sapere? Dovresti solo ringraziare che non hai mai dovuto farlo per sopravvivere. Quindi ora sei diventato un martire. No, sto soltanto dicendo che dovresti stare molto attenta quando parli della vita di persone che non conosci. Infatti tu devi pensare alla tua e io alla mia. Non dobbiamo diventare amici. Io non ci credo che sei sempre stata così. Invece farei bene a crederci, perché prenderanno me. Ah sì? E se ti prendono esattamente che cosa farai? Li guarderai in faccia con il disprezzo di chissà come vanno le cose. E tu? vero? Tu che hai un figlio che ti aspetta a casa. Fernando, è giusto? Con che coraggio guardi in faccia tuo figlio? Lo sai che cosa penserebbe di te se sapesse? Infatti non saprà mai. Tu dici? Non merita di sapere. Sei un grande eroe a tenergli nascosta la verità. Non mi spieghi perché sei così arrabbiata con Io me? sono arrabbiata con tutti, va bene? E questa rabbia non ti porterà da nessuna parte. Quanti anni ha tuo figlio? 6. Se gli vuoi bene dovresti farti da parte e cercarti un lavoro normale. Quei soldi mi servono, va bene? Ti bastano 100.000 euro per essere E comprato? mi sembra poco. Vale così poco la tua dignità. Ora sei tu che cerchi di convincermi a tirarmi indietro. Ma che male c'è, siamo privati. Anche tu lo fai per i soldi. Anche tu stai svendendo la tua dignità. Che cosa ne sai di me e della mia dignità? Perché sei qui, anche tu, come me. Certo, infatti siamo uguali, io e lui. No, tu sei incazzata con E tu no? Cioè l'idea di tuo figlio da solo non ti fa incazzare? Non parlare di mio figlio. Che cosa gli hai detto stamattina quando sei uscito di casa? Che andavi a fare un provino per farti scopare per 100.000 Stai euro? zitta! Tu devi essere proprio un vero stronzo. Se anche la madre di tuo figlio ha abbandonato il suo bambino pur di stare lontano da te. Ok, adesso parliamo della tua famiglia, d'accordo? Io voglio solo che stai Sentiamo, zitto. che cosa ne pensano i tuoi genitori di tutta questa storia, eh? Scommetto che non gliel'hai neanche detto di questa audizione. Cosa ne pensano del fatto che la loro cara figlioletta si farebbe sbattere per 100.000 Loro euro? non lo sanno neanche che sono malata, va bene? Come? Non lo sanno? Ma perché non l'hai detto almeno a Ho loro? deciso così. Ma sono i tuoi Ma ti ho genitori! già detto che non voglio, ma poi chi sei tu per darmi questi consigli? Tu non mi conosci, non li conosci, non sei mio Un amico. genitore aiuta sempre un figlio in Che difficoltà. palle con questo buonismo. Ho capito che vuoi essere un buon padre, ma non sono tutti come te. Sto solo cercando di dirti che non puoi farcela da sola. Invece Tu sì. non sei una persona cattiva. Invece Calma, sì. ti sei soltanto Ma arrabbiato. sei tu che dovresti essere più arrabbiato. E non lo sembri affatto. E vorrei capire com'è possibile. Avanti, dimmelo com'è possibile. Non sono veramente malato. Cosa?
Niente, sì, ero positivo. Non è Ascoltami, possibile. io ti devo dire una cosa prima che ritorni il signor T. Hai nascosto al signor Sì, T? sì, sì, uno dei loro dottori si è pentito di tutta questa storia, mi sta aiutando. Ascoltami, ascoltami. Ti voglio proporre un accordo tra me e te, in modo da guadagnarci entrambi. Aspettiamo che ritorni il signor T. E tu lascia andare me. Fa un passo indietro. Di che non te ne senti più, che ci hai ripensato. Il lavoro verrà dato a me, ma ci dividiamo i soldi a metà. E al festino partecipo soltanto io. Perché mi stai dicendo questo? Perché se vado io nessuno rimarrà contagiato! Scusa, rifletti. Che cosa ci guadagna a sapere che qualcun altro rimarrà contagiato a vita? Ti fa davvero stare meglio? Saresti così soddisfatta a sapere che qualcuno si sveglierà in un mondo più brutto di quello che conosceva, quello in cui vivi tu? Perché te ne frega così tanto degli altri? No, perché a te ne frega così poco? Tu lo stai dicendo solo perché hai paura di non essere scelto. No, perché in effetti il signor ti ha preferito io lo me. sto facendo per entrambi. Io ti ho detto la verità, non sono veramente malato. Questo ti fa sentire meglio? Ti fa sentire migliore Io di sto me? cercando di dirti che non starei meglio sapendo che qualcun altro è rimasto contagiato a vita, così come i tuoi figli, come se fosse Come una maledizione che colpisce anche chi è innocente, proprio come è capitato a Non te ne me. frega proprio un cazzo. Cioè, ti ho detto che ci dividiamo i soldi a metà e poi come fai a essere così sicura che il signor ti sceglierà te? Se non ti sceglie non avrai un soldo, se accetti la mia proposta almeno sei sicura di averne Tu la non metà. capisci. Io non lo faccio per i soldi. 100.000 euro in due, in una sola Tu sai serata. perché il signor ti ha preferito me? Sentiamo. Perché io sono veramente malata. È questo che mi fa essere così arrabbiata. Se tu fossi arrabbiato anche solo la metà di quanto Io ho i miei buoni motivi per essere incazzato, fidati. Tutti quanti abbiamo i nostri buoni motivi per essere Va incazzati. bene, allora ti dirò una cosa. Visto che hai deciso di essere sincero con me, così finalmente capirai perché la tua offerta non mi interessa. Non vuoi sapere o no come mi sono ammalata? Io e il mio fidanzato Giulio avevamo deciso di sposarci. Eravamo felici. O almeno io credevo che lo fossimo. Era tutto pronto. La chiesa, i fiori, il vestito, il matrimonio, tutto. Avevamo aspettato per andare a vivere insieme. Un giorno sono andata a trovarlo a casa sua senza avvisare. Volevo fargli una sorpresa. Io sono entrata, mi sono tolta le scarpe e ho cominciato a camminare in punta di piedi. E poi a un certo punto ho sentito il suo respiro e un altro respiro insieme al suo che non era il mio. Ma io continuavo a camminare perché volevo vedere. E poi ho sentito i loro gemiti, i loro due che facevano l'amore. Ed è quello che ho visto che mi ha fatto ammalare. È quell'immagine la mia malattia. Loro si vedevano da tempo, io non mi ero accorta di niente. E vuoi sapere qual è la beffa di tutto ciò? Che quella donna era malata. E per colpa di quella puttana, io e Giulio rimarremo legati per sempre, dalla malattia. Ma tanto ormai la malattia non la sento neanche più. Mi ci sono abituata. Devo solo sedarla tutti i giorni con le stesse medicine. E questa rabbia che vedi è solo un sintomo. Non ti porterà da nessuna parte. Io voglio solo vendicarmi. Io voglio andare lì, prendere parte a questa cosa e provare il piacere di sapere che quello che hanno dato a me io lo regalo a qualcun altro. È la mia Non eredità. ti vendichi contro chi non ti ha fatto niente. È una forma di giustizia, è così difficile. Questa non è giustizia, questa non è nemmeno vendetta. Non mi importa, io voglio solo la mia Ma tu soddisfazione. credi veramente a quello che ha detto il signor T? Pensi davvero che per sopravvivere bisogna essere cattivi con gli altri? Certo che sì. Non è possibile. Quando l'avrò fatto io starò meglio. Ma sì, tu ne sei davvero sicura che stai meglio? Io non ho più voglia di parlare Non con pensi te. che vorrei potermi vendicare anche io contro tutto e tutti per quello che mi è successo? Sei libero di farlo se No, vuoi. no, perché se tutti facessimo in questo modo sarebbe un mondo orribile. Infatti viviamo in un mondo orribile e tu dovresti raccontarlo a Ti tuo prego, figlio. ti prego, tu devi accettare la mia offerta. Tu Non mi mi devi... interessa la tua offerta perché io non mi fido di te. Tu devi fidarti di me, non hai capito? Posso Carlo? raccontare al signor T che hai mentito? Che non sei veramente malato. Prenderanno me. E lo sai cosa ti faranno, vero? Cosa faranno a tuo figlio? È questo che vuoi? Io voglio solo che mi lasci in Tu pace. mi devi ascoltare! Tu non è... Vedo che fra voi due è scattato l'amore. Di che stavate parlando? Niente. 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 Allora, la nostra audizione è quasi finita e voi
voi siete stati più bravi del previsto perché sono molto indeciso. Certo, tu sei un professionista, ne hai viste di oggi nella vita e sai come ci si deve comportare. E tu invece sei totalmente inesperta. E per questo del tutto insospettabile, il che è un bene, perché loro si getterebbero su di te attirati dalla tua aria innocente. Ma la tua motivazione è davvero forte. Se arriverai lì, vedrai quanto è terribile quello che devi fare, penserai a tuo figlio e farai quello che va fatto. Per questo ho pensato di risolvere le cose in un'altra maniera. Fatelo. Qui, ora, davanti a me. Come, scusi? Avanti. Oh, se devo staccare un assegno da 100.000 euro, è bene che io sappia che cosa sto comprando, no? E poi sceglierò fra di voi quello che mi convince di più. Dai, forza. No. 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 Sono molto deluso. Dov'è finita tutta la cattiveria che dicevi di avere, eh? Io non ci posso credere. Ma dove pensi di andare con una motivazione così debole? Quelle come te sono già morte. Dici di essere quella giusta e non riesci nemmeno a farti scopare da questo bravo padre di famiglia. No, no, no. Ti manca ancora qualcosa. A te la malattia non ti ha fatto incazzare abbastanza. Lo vedi su di lui? Come ha agito la malattia? Come lo ha plasmato? Come lo ha fatto incazzare? Sì, ragazzo, bravo così. Silenzioso. Convinto. Ma sai una cosa? Ti piacerà. Vedrai. Sì. Beh, che cosa stai aspettando? Prendi la tua